Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo nella magnifica Thailandia per preparare un piatto molto famoso e sicuramente uno dei miei preferiti. Sto parlando del MANZO al curry panang, un particolare curry dolce salato e piuttosto denso che ovviamente accompagneremo con il riso al gelsomino. Questo particolare curry deve il suo nome molto probabilmente all'adattamento del nome dell'isola di Penang che si trova a nord-ovest della Malesia, anche se gli ingredienti che compongono la ricetta sono prettamente thailandesi. Fa parte dei 4 curry più conosciuti della Thailandia, più famosi, che sono il curry verde, il curry rosso, il curry Massaman e per l'appunto il curry panang. E si differenzia dagli altri 3 perché è meno piccante rispetto al rosso e al verde e meno corposo rispetto al Massaman, restando comunque dolce salato e chiaramente molto cremoso e molto più denso rispetto agli altri. Gli ingredienti che lo compongono sono ovviamente quelli tipici thailandesi, andiamoli a vedere tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per la pasta di curry avremo bisogno di 5 peperoncini lunghi, rossi, non piccanti, essiccati, preventivamente messi in ammollo un'ora, mezzo cucchiaino di semi di cumino, un cucchiaino di semi di coriandolo, qualche grano di pepe nero, 10 g di galangal a pezzi, 10 g di lemongrass a pezzi, la scorza di mezzo lime a pezzi, 3 radici di coriandolo a pezzi, 3 spicchi d'aglio a pezzi, 30 g di scalogno a pezzi, mezzo cucchiaino di pasta di gamberetti fermentati, un cucchiaio di arachidi non salate, da 2 a 4 peperoncini piccanti e mezzo cucchiaino di sale fino. Per il manzo panang avremo bisogno di 300 g di sminuzzato di manzo preso dalla noce, dallo scamone o dal controfiletto, 300 ml di latte di cocco più 2 cucchiai per decorare, 2 cucchiaini più mezzo cucchiaino di salsa di pesce, 8 foglie di kumbawa, un cucchiaino di zucchero di cocco o di canna, un peperoncino rosso dolce, 2 cucchiaini d'olio di semi e 160 g di riso al gelsomino. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 4 fasi: la preparazione del riso, la preparazione della pasta del curry, la preparazione del piatto vera e propria e per finire l'impiattamento. Cominciamo la ricetta dalla preparazione del riso. Mettiamolo in un colino posizionato sopra una bacinella. Aggiungiamo acqua fredda, mescoliamo delicatamente con le mani in modo da eliminare l'amido in eccesso, quindi scoliamo l'acqua e ripetiamo le operazioni per altre 3-4 volte. Dopo aver messo il riso lavato nella cuociriso, aggiungiamo 160 ml di acqua. Chiudiamo il coperchio e lanciamo la cottura. Ci vorranno 15-20 minuti affinché il riso sia pronto. Passato questo tempo, controlliamo la cottura del riso, mescoliamolo per separare i grani, quindi chiudiamo il coperchio e lasciamolo in caldo fino al momento del servizio. Prepariamo ora la nostra pasta di curry. Cominciamo con l'aggiungere in un mixer i grani di coriandolo, i grani di cumino, i grani di pepe nero e il sale fino. Frulliamo bene il tutto per alcuni minuti in modo da ottenere una polvere fina. Fatto questo, aggiungiamo i peperoncini dolci reidratati a pezzi, lo scalogno a pezzi, la radice di coriandolo a pezzi, l'aglio affettato, il galangal affettato e il lemongrass a pezzi. Mettiamo il coperchio e frulliamo il tutto per alcuni minuti. Ora aggiungiamo i peperoncini piccanti a pezzi, la scorza di lime, la pasta di gamberetti fermentata e 2-3 cucchiai dell'acqua di ammollo dei peperoncini. Chiudiamo il mixer e ricominciamo a frullare il composto per alcuni minuti. Quando sarà ben liscio, aggiungiamo le arachidi e frulliamo bene per l'ultima volta. Frulliamo bene per alcuni minuti in modo che il composto diventi veramente molto liscio. Dopo circa 5 minuti avremo ottenuto un curry molto cremoso che, come vedete dalle immagini, dovrà avere la consistenza di una pomata. A questo punto riserviamolo a parte. Prepariamo adesso il manzo panang. Cominciamo prendendo 5 foglie di kumbawa e tagliandole a pezzi in modo grossolano. Prendiamo ora le altre 3 foglioline di kumbawa restanti, togliamo il picciolo e eliminiamolo. Arrotoliamole quindi su se stesse e con un coltello molto affilato tagliamole a chiffonade estremamente fine. Una volta fatto,
riserviamo a parte. Togliamo ora il picciolo del peperoncino dolce e eliminiamolo. Tagliamo metà del peperoncino in diagonale. Dividiamo la seconda metà in due e tagliamo la julienne. Fatto questo, riserviamo a parte. Mariniamo gli straccetti di manzo con 2 cucchiaini di salsa di pesce e 2 cucchiaini di olio di semi. Mescoliamo bene il tutto e riserviamo a parte. Scaldiamo bene il wok e aggiungiamo 1/4 del nostro latte di cocco. Mescolandolo, facciamolo ridurre per qualche minuto. A questo punto aggiungiamo la nostra pasta di curry e mescoliamolo bene in modo da tostarlo senza farlo bruciare. Quando sarà ben asciutto, aggiungiamo un altro quarto del nostro latte di cocco. Mescoliamo bene il tutto e continuiamo la cottura per 5 minuti. Passato questo tempo, il nostro curry sarà ben asciutto e comincerà a separarsi liberando il grasso. Aggiungiamo lo zucchero di cocco e le foglie di kombucha tagliate a pezzi. Mescoliamo bene il tutto e continuiamo la cottura per 1 minuto. Aggiungiamo quindi lo sminuzzato di manzo e tenendo mescolato facciamo cuocere gli ingredienti per 1 minuto. Quando il manzo comincerà a colorare, aggiungiamo il restante latte di cocco e 4 cucchiai di acqua per recuperare il latte di cocco restante nella bacinella. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti, mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere 6-7 minuti a fuoco medio. Passato questo tempo aggiungiamo il peperoncino tagliato a julienne e, se occorre, mezzo cucchiaino di salsa di pesce. Mescoliamo bene il tutto e il nostro curry è pronto ad essere impiattato. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento. Con l'utilizzo di una tazza disponiamo il riso nel piatto. Aggiungiamo una piccola guarnizione di verdure crude colorate in modo da decorare il piatto e renderlo bello da vedere. Aggiungiamo quindi il nostro curry panang, qualche fettina di peperoncino rosso tagliato, una cucchiaiata di latte di cocco per fare contrasto di colore e per finire una spolverata di kombucha tagliato finemente. E il nostro curry panang è pronto per essere degustato. Shentan hai! Aroi krap! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche la ricetta di questo delizioso curry panang che, come avete visto, non differisce tanto dalle ricette degli altri curry famosi in Thailandia, di cui troverete ovviamente le ricette nel mio canale. L'unica difficoltà per questa ricetta, come per tutti i curry thailandesi, è effettivamente reperire tutti gli ingredienti che formano la pasta di curry e che spesso in Italia non sono facilmente reperibili. Quindi, se avete difficoltà, come è molto probabile che sia, a trovare certi ingredienti, optate per una pasta di curry Massaman già pronta, che è molto più facile trovare in commercio. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale, Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, non perdete tempo, fatelo subito. Iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana, come al solito, sono sempre qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!